E siamo live. Ciao. Eccoci. Eccoci. Ta-da. Ciao, bentrovati. C'è anche Alan che ha finito le ferie ed è con noi. Marco, tra l'altro, ha finito le ferie. È con noi, è arrivato mezz'ora prima della live in studio. È per quello che... È perché siete più rilassati, siete che questo weekend vi siete riposati di più. È vero. Abbiamo fatto una breve riunione ed eravamo tutti belli rilassati e così. Adesso siamo qua per presentarvi la Battery Weekly, ragazzi. Notizie sulla mobilità elettrica. Guardate dal lato forse più importante, o almeno sicuramente uno di quelli che sta subendo veramente più modifiche, che è quello delle batterie Flash Battery. Sul sito di Flash Battery trovate tutte le puntate che abbiamo fatto finora. Siamo live sui vari social, quindi ci potete anche riguardare, e c'è sempre un piccolo riassunto di quello di cui abbiamo parlato e i sottotitoli in inglese. Quindi ragazzi, se siete d'accordo, andiamo con la nostra bella sigla. Andiamo. Abbiamo perso Dani sul più bello, sulla sigla. E allora sbagliato. Quasi quasi è che non mi ha condiviso neanche lo schermo. Dani è sparito così. Pardon, c'è stato un problema la sigla del partito ma il bello anche un po' della diretta è anche questo qui. Dovete perdonarci, adesso andiamo a beccare, dovete prendere un pettino anche il bello della diretta anche per queste cose qui. Eccoci. Quindi ripartiamo con la sigla. Oh, scusatemi ragazzi, ma il bello della diretta è colpa mia. Esatto. Diciamo che dietro a Marco, là dietro, c'è questo un gattino. Questo gattino, ho dei problemi a coordinarmi, eccolo qua. È un gattino cinese di quelli che fanno così, che fa un rumore. Fa rumore, io poco fa ho detto Marco fa un po' rumore, lui è andato subito a armeggiare, ma non si toccano i gattini cinesi, ragazzi, non si toccano, porta male. Perché sono 10 anni che non si ferma quel gattino. esatto, più o meno. Sono stato punito io, ho buttato fuori dalla diretta così. Bene, fantastico. Va bene, ragazzi, allora partiamo con le notizie. Vai, eccoci qua, Battery Weekly. Bene, allora oggi tocchiamo diversi punti. Partiamo da alcune informazioni che riguardano i produttori sempre di batterie, ovviamente, ma anche i produttori di veicoli. Abbiamo Volvo con la sua gamma, o meglio il suo nuovo brand che ha creato, che è Polestar, per le vetture diciamo elettriche. Ha fatto un accordo con Northvolt per l'apertura di una Gigafactory da circa 15 gigawattora di produzione di queste batterie per appunto le macchine Polestar. Si parla comunque di un arco temporale 2026. Ad oggi sappiamo che Polestar acquista celle da KTL e LG, e dal 2024 dovrebbe incominciare ad acquistare da Northvolt. Ricordiamo che Northvolt è anche partecipato da Volkswagen, insomma sta diventando veramente un riferimento europeo per la produzione appunto di celle per il mondo automotive. Che ne dite, ragazzi? È vero, sta diventando sulla bocca di tutti, è sulla bocca di tutti, c'è veramente tanta attesa, noi ne abbiamo parlato più di una volta. Northvolt ha dietro una storia molto particolare, imprenditori particolari, cioè molto diciamo così, è molto un terremoto questa Northvolt, però ben venga, ecco, avanti così. Giusto? Sì, esatto, esattamente. Sì, qui. Vai. In questo annuncio si parla molto, si pone l'attenzione molto sulla sostenibilità. Quindi non è tanto una questione di fornitura, approvvigionamento, quanto che ci si vuole assicurare che la supply chain sia il più ecosostenibile possibile. Sappiamo che già la Northvolt di per sé ha fatto di questo uno dei suoi punti cardine,
a partire dall'utilizzare energia 100% rinnovabile, ma anche controllare accuratamente tutta la supply chain, e anche Volvo, diciamo, punta su questo punto. Ovviamente è anche una questione di marketing, l'ecosostenibilità, però usciranno anche dei requisiti stringenti da parte dei regolamenti europei sul controllo della supply chain e sulle emissioni di CO2, quindi ne abbiamo parlato mentre tu eri in ferie, Alan, ma lo so bene, perché ho continuato a seguire compatibilmente con gli orari della spiaggia, ho continuato a seguire la live. Dai, la verità, l'hai guardata più tardi, hai guardato la sì, esatto. Okay. Sei perdonato, dai, eri in vacanza. Bene, attualmente i fornitori di Volvo come chimiche sono CATL e LG, giusto? Sì, esattamente, sì, come accennavo prima, quelli sono i due produttori. Vabbè, qua hanno fatto vedere questa foto che è un mezzo pacco batterie con marchiato Volvo, hanno finto, diciamo, dei moduli sì, all'interno di un pacco batterie. Questa la news ovviamente viene ricalcata anche da Volvo. E direi che possiamo andare alla prossima news, sempre in ambito automotive. Cosa abbiamo? Anche questa è una notizia che è rimbalzata, anzi partiamo dall'azienda partner. Custom Cell è un produttore, diciamo, europeo di celle, e è un produttore abbastanza piccolino, di nicchia, che faceva cose un po' particolari, come ad esempio, insomma, delle tipologie di batterie. Se vediamo, eccolo qua, vedete questi formati strani, e proprio celle customizzate per differenti soluzioni possibili, e probabilmente proprio per questa ragione ha fatto gola a Porsche, che hanno creato una joint venture, appunto prendendo i nomi dall'azienda di prima, Custom Cells, l'hanno chiamata Salesforce, con l'obiettivo proprio di produrre batterie con performance specifiche, probabilmente per Porsche, e con una produzione attorno ai 100 MWh per fare circa 1000 macchine all'anno. Questa joint venture diciamo è sicuramente interessante, considerato proprio la tipologia di batterie. Penso che Porsche avrà una produzione molto più ampia di EV, però magari il top di gamma lo vuole fare con celle magari di sua proprietà e con performance un po' esclusive. Ecco, credo che sia questa la mission. Voi cosa ne dite, ragazzi? Assolutamente c'è da portare le prestazioni al massimo, soprattutto sulle curve di ricarica, e andando sempre su veicoli che vogliono dare il massimo delle prestazioni senza avere il famoso derating. Alan, Marco, è un sacco che non parliamo del derating delle batterie, magari lo accenneremo, comunque ne parleremo. Attualmente possiamo dire molto velocemente che il derating è quella fase, ovvero sotto sforzo un veicolo elettrico taglia un pochettino le prestazioni. Sulle Tesla, ad esempio, il picco massimo e anche il regen viene tagliato dall'indicatore, non si può raggiungere quindi uno o l'altro. In generale il derating è una protezione, vero ragazzi? Una protezione soprattutto della parte elettronica, ma anche della batteria. Sì, diciamo che è fatta dalla parte elettronica, ma normalmente ha protezione magari di quelle parti che non si possono autoproteggere, come la chimica. Cioè, se partiamo con vettura molto fredda, c'è molto freddo fuori, è ovvio che non si può erogare la massima potenza, perché si rischia effettivamente di andare a ridurre quello che può essere la vita della batteria, andando a rovinare un po' la chimica, e per questo, insomma, si interviene abbassando leggermente le prestazioni, ecco. Oltre al derating, diciamo, in condizioni magari ambientali estreme, anche diciamo poco probabili, una cosa è una peculiarità magari che si vede nei veicoli elettrici, o meglio, i veicoli elettrici danno la possibilità per brevi periodi di sfruttare delle performance molto più elevate. Questa, ad esempio, è il motivo per cui qualunque auto elettrica è in grado di dare delle accelerazioni in realtà molto buone rispetto alle equivalenti auto non elettriche, però si parla di performance temporanee, perché non sono, è un po' come avere il NOS su una macchina a benzina, è un boost di potenza che le auto elettriche permettono di sfruttare, diciamo, agevolmente. Bello questo esempio, Alan, rende molto bene. Sì. Molto molto interessante.
Bene. Sì, a differenza dei motori endotermici, ecco. Sì, sui motori endotermici normali invece la massima potenza è anche quella, è la massima del motore che può tenere anche per un periodo prolungato. Insomma è diverso, è più facile definire qual è la potenza massima per un motore, ma è questione proprio di classificazione del regime operativo. Infatti, poi vedi ci sono diverse dichiarazioni interessanti, tra cui la chimica delle nuove celle ad alta prestazione basa sul silicio, articolo sicuramente interessante per chi vuole un po' approfondire. Sì, diciamo che quello che un po' mi ha stupito è che conoscevo già Custom Cell, ma non pensavo in realtà fossero così piccolini, perché comunque partono, qua parla di 13 dipendenti, e devono aumentare fino a 80 entro il 2025, perciò parliamo comunque di, come vedete, una produzione abbastanza di nicchia, ecco, niente di che. Bene. Proseguiamo. La prossima notizia è interessante perché si parla di quello che poi regolamenta tutto, la Commissione europea che tanto sta spingendo sull'elettrificazione in generale e che ha voglia di queste batterie europee. Qui si parla proprio di investimento in batterie ioni di litio. Giusto, esatto. Specifica sì. Proprio. Ma qui la cosa interessante, perché abbiamo già visto tanti investimenti da parte della Commissione europea, tra cui appunto l'IPCEI, su cui siamo all'interno anche noi. Qui in realtà non è tanto per favorire, diciamo, la filiera di produzione, ma è incentivare proprio la ricerca su questa tecnologia fino ad arrivare al 2030. Non so, Alan, se vuoi dare qualche dettaglio in più. Ma no, adesso per il momento si tratta praticamente di uno stanziamento di soldi nei programmi di finanziamento che usciranno, dovranno poi concretizzarsi in vari bandi specifici, volte allo sviluppo comunque delle performance delle batterie, ma sempre anche qua con un occhio importante sulla sostenibilità e sulla riduzione della CO2. Perché alla fine l'elettrificazione dei trasporti e la filiera ecocompatibile è una delle principali leve su cui l'Europa vuole agire per raggiungere la famosa neutralità carbonica nel 2050. Esatto. 2050 è un'occasione quindi da non sprecare, perché anche se si diffondono i veicoli elettrici ma non con la giusta ecosostenibilità, diciamo, è un'occasione che si perde poi. Sì. Esatto, perché sono obiettivi industriali molto sfidanti e quindi il 2050 non è così lontano come possono credere molti, in realtà è molto vicino quando obiettivi sono così forti. Bene. Esattamente. Allora, anche perché bisogna considerare non solo l'ultima frontiera della tecnologia, ma anche il parco macchine circolante, quindi non serve una macchina, diciamo una filiera neutrale nel 2050. Nel 2050 già il parco macchine dovrà essere stato prodotto in modo tale che si sia raggiunto l'obiettivo. Esatto. Ragazzi, io faccio un cambio di programma, anticipo una news di cui dovevamo parlare dopo, ma visto che parliamo di tecnologie, parliamo di futuro, di 2050 e potenzialmente altre tecnologie, ci piace citare anche questa che, come vedete, non tutti credono proprio nell'idrogeno, ecco. No. E qui si vede bene chi ci crede e chi no. Qua si parla del marchio giapponese che dice che una perdita di tempo e di soldi. Honda pensa questo dell'idrogeno. Ricordiamo, non facciamo di tutta l'erba un fascio, soprattutto dei veicoli trasporto persone, delle autoveicoli normali, che ci sono già case che sono schierate tra virgolette contro l'idrogeno, ma non in assoluto, ma per questa specifica tipologia di applicazione, perché con le batterie che abbiamo attualmente si può veramente ricaricare in tempi sempre più brevi e teoricamente non c'è bisogno, diciamo, dell'idrogeno, che sappiamo che si porta dietro dei limiti, come ad esempio di efficienza, cioè, anche se l'idrogeno viene prodotto con energia pulita, comunque la conversione è molto bassa, perché siamo al di sotto del 50% di efficienza. Sì.
Pensa Marco che l'altro giorno una ricercatrice Enea proprio su un tema, c'è stato un bel convegno sulla plastica e parlava del 25% alla fine come efficienza basata su idrogeno, quindi stiamo parlando veramente di perdite elevate. Sì, esatto, parliamo era un professore dell'Università di Torino, forse uno dei più luminari, diciamo, soprattutto sulle batterie, sul mondo di ricerca chimica, e proprio citava questo, un po' lamentava i grossi investimenti che si stanno orientando verso l'idrogeno, quando alla fine diciamo, la parte elettrica avrebbe bisogno, soprattutto in questo momento, di dare un'accelerata, no? Perché l'idrogeno può essere effettivamente il futuro, ma ad oggi diciamo è l'elettrificazione che la sta facendo da padrone, perciò sarebbe interessante dare anche dei sostegni appunto a un mercato che sta partendo e non solo a ricerca molto più avanti, ecco. Bene. Non so se volete aggiungere qualcosa sull'idrogeno, se no passiamo oltre. Sì, sulle auto l'opinione è sempre quella, è veramente uno spreco, e su altri ambiti ha tutto da dimostrare. Esatto. Io userei così. Esatto, esattamente. Bene, entriamo nel mondo di Alan, infatti io gli lascio campo a lui con questa news di batterie invincibili. Bella. Il titolo è molto bello, devo dire. Infatti il titolo è accattivante. Invincibili lo intendono rispetto ad altre potenziali tecnologie, nel senso che adesso e per la prossima decade indiscutibilmente sono gli ioni di litio la tecnologia, diciamo, alla base dei sistemi di accumulo energetico. Non se ne vedono altre papabili, con i potenziali problemi di filiera di cui spesso parliamo, a partire dal cobalto, ma anche il nickel e in generale l'approvvigionamento delle materie prime, di cui crescerà molto il fabbisogno. In questo caso in realtà la notizia riguarda una scoperta, uno sviluppo di una chimica nuova che andrebbe a sostituire la parte catodica, quindi l'NMC, con un altro composto che chiamano DRX. È un acronimo non di elementi, diciamo dei nomi degli elementi, quanto significa adesso non so se si vede qua l'acronimo, il significato, comunque un composto disordinato di elementi vari. Hanno trovato che esistono numerosi metalli anche molto abbondanti e molto poco costosi, a differenza appunto del nickel e del cobalto, che combinati in strutture disordinate, anche questo a differenza degli altri catodi comuni, anche l'FP o l'CO, a cui siamo abituati, che hanno delle strutture molto ordinate. Questi hanno delle strutture atomiche disordinate. Questo consentirebbe di utilizzare materiali poveri e anche di avere dei sistemi diciamo che assorbono meglio, più resilienti, usiamo questa parola abbastanza in voga, resilienti anche alle piccole variazioni, perché già sono disordinati in partenza. Disordinati si intende appunto che non c'è una struttura reticolare ben definita, ma sono un insieme di molecole senza una struttura fissa, che potrebbero assorbire meglio gli ioni litio che si trasferiscono dall'anodo al catodo. È una promessa, in realtà, una delle tante potenziali promesse che vedremo se raggiungerà, se vedrà la luce. Ecco, in questo momento si tratta solo di uno stadio molto, molto primordiale di ricerca. Chiaro. Ottimo. Bene. Benissimo. Allora, passiamo oltre. Sì. Esatto, anche questa direi che questa è sicuramente interessante, anche più semplice magari da comprendere. Vai pure. Bella sì. Questa, bella, vai. Questa è, diciamo, non è tanto una tecnologia sul prodotto, quanto una tecnologia sullo sviluppo del prodotto.
in particolare per poter monitorare in tempo reale il comportamento degli ioni di litio, quindi visualizzarli con dei microscopi ingranditi ovviamente, ma vederli in tempo reale. E non solo, ma combinare un'altissima risoluzione per poter vedere uno ione di litio singolo che si muove. Serve chiaramente una microscopia molto con ingrandimenti molto elevati, ma poterla anche applicare appunto in real time e per periodi molto lunghi, perché quello che diciamo che si propone di fare è, con questi strumenti, queste tecniche, poter proprio vedere singolarmente gli ioni di litio man mano che le batterie vengono caricate e scaricate, vedendo anche dei transitori molto brevi, si parlerà di nanosecondi, però su un periodo di tempo di una scarica o di una ricarica, quindi delle ore. È una cosa simile a come si fa anche nello sviluppo delle schede elettroniche, diciamo. Esistono gli oscilloscopi per poter vedere i transitori molto veloci, così come esistono i data logger per poter monitorare l'andamento delle grandezze nel tempo anche per giorni e giorni. Fare entrambe le cose, cioè poter monitorare dei processi lunghi ma riuscire a catturare degli eventi di durata molto breve, è una cosa più complicata, e con questa tecnologia sembra si possa fare in modo visuale anche sugli ioni di litio. Molto interessante. Fa sicuramente parte e aiuterà molto anche la ricerca. Quindi ci auguriamo. Sì, perché non ho detto, diciamo, quello che sappiamo che è uno dei problemi diciamo da risolvere anche per le nuove tecnologie promettenti è evitare il degrado e far sì che le batterie abbiano tanti cicli di vita, perché si innescano a un certo punto dei meccanismi che le vanno a degradare. Con queste tecnologie si vorrebbe cercare di capire cosa succede, proprio visualizzandolo, perché si comincia a degradare, perché gli ioni si comportano in un modo piuttosto che come dovrebbero. E magari anche comparare probabilmente diverse soluzioni chimiche per vedere se riescono a ridurre questo fenomeno, cioè provarlo e vederlo lì senza dover aspettare magari diciamo 1000 cicli di vita per vedere cosa succede dopo. Sicuramente è interessante. Sì, veramente, veramente interessante. Anche questo da tenere sott'occhio. L'articolo qui è su New Atlas, quindi se chi volesse andarselo a cercare, molto interessante. Bene. Andiamo sulla prossima notizia. Siamo a 22 minuti di live. Vi ricordiamo, anche per chi si fosse connesso dopo, vedo che siamo in tanti, che ritrovate tutte le nostre puntate sul sito proprio di Flash Battery. C'è una sezione dedicata dove trovate tutte le puntate con un piccolo indice degli argomenti trattati in quella puntata lì. Quindi se avete delle curiosità specifiche e volete andarvele a riascoltare, la nostra mezz'oretta di Battery Weekly può dare un pochettino notizie interessanti settimana per settimana. Ormai sono tante settimane in cui siamo qui. E qui invece torniamo su una macchina chiacchieratissima, Marco, una macchina chiacchieratissima. Esattamente, sì, diciamo che vabbè, Tesla Model S, diciamo per chi è un po' fanatico degli EV, sicuramente l'avrà già visto più cose che questa vettura presenterà, diciamo, al mondo, perché è sicuramente innovativa sotto tanti punti di vista, partendo per esempio, qua la vedete da questa foto, da un volante a cloche, da una vettura che fa da 0 a 100 in meno di 2 secondi, vettura stradale, diciamo, insomma, con performance incredibili. Ovviamente noi, parlando di batterie, andiamo a commentare la curva di ricarica. Prima parlavamo di derating, qui fa vedere, diciamo, una batteria partendo dal 10% di stato di carica, com'è la curva, anzi è 10, no, è 0, scusate. La curva di ricarica, quanta corrente riesce a prendere questa batteria. Provo a zoomare un attimo per vedere se si vede un po' meglio. Ok, no, sì, avevo visto bene. Questo qua è il 10%, perciò dice se arriviamo al 10% a un supercharger, considerando di avere un clima normale, perciò qua parla di temperature primaverili, arrivo su un supercharger, mi collego, inizio a caricare a 100 kW.
arriva a 250, perciò 250 kW di energia che entra in batteria, mantiene costante questo valore fino al 30%, poi piano piano ha una curva, diciamo, discendente che va da 250 kW fino a 50, dal 30% all'85% di carica. Questo diciamo, è fondamentale vedere questi dati, perché in funzione appunto della velocità di ricarica sappiamo quanto tempo dobbiamo sostare. Se prima avevamo il tempo di un caffè, di andare in bagno prima di ripartire col 50%, qui insomma il caffè dobbiamo prenderlo veramente molto velocemente. Esatto. I tempi medi di permanenza in un autogrill italiano sono sopra i 20 minuti, superiori ai 20 minuti solitamente. Questa è una statistica attendibilissima che abbiamo avuto anni fa, quando all'epoca proprio della prima infrastruttura di ricarica con un autogrill. Quindi oggi i tempi diventano sempre più brevi e le potenze più alte, e la curva di ricarica è fondamentale, cioè quella parte piatta che vi ha fatto vedere Marco, in cui siamo alla massima potenza, stabilisce proprio poi qual è il tempo di permanenza, perché ricordatevi che si riparte per una ricarica mediamente all'80%, non c'è bisogno di aspettare il 100%, e quindi più è piatta e più è lunga quella parte ad alta potenza e meglio è. E poi Alan, correggimi se sbaglio, comunque tirare così, diciamo, per il collo batterie litio-ioni ci vuole una bella anche tecnologia di raffreddamento, ci vuole una bella tecnologia legata proprio alla parte termica, giusto Alan? Ah sì, sicuramente. Come diciamo tante volte, questo si tratta proprio di spremere il massimo delle performance dalle celle che lavorano a dei C-rate elevatissimi, e la gestione termica è sicuramente importante, sia la parte di efficienza, quindi sviluppare il meno calore possibile, ma quel po' di calore che diciamo, quella piccola percentuale, che però non è poco, perché anche una piccola percentuale di 250 kW è comunque sono diverse stufe, vanno comunque gestite in modo molto, molto efficiente, smaltite in modo molto efficiente. Sì, esatto. Quindi, consideriamo che qui, cioè, se abbiamo se prendiamo anche solo l'ultima parte, diciamo da 30 all'85, che è il punto in realtà peggiore di questa curva, abbiamo perciò dal 30 all'85 una corrente media di ricarica attorno ai 150 kW, vorrebbe dire comunque fare una ricarica di una vettura in meno di 10 minuti, con un 50% in meno di 10 minuti, perciò è veramente qualcosa secondo me di straordinario, perché siamo più o meno lì. Se consideriamo davvero 100 kWh di pacco, ne usi 80, l'80% sono 64, cioè siamo veramente una carica veramente molto, molto, molto veloce. Vero, ricordiamo appunto che su queste macchine, in particolare sulla Tesla, ovviamente oggi il taglio più grande di batteria è di 100 kWh. Non ci sono stati aggiornamenti, ancora non si è parlato se ci saranno più o meno, se la capacità crescerà, per ora sono 100 kWh. Esatto. Model X, 75 massimo invece sulla Model 3, con un taglio invece minimo che è quello da 50. Molto bene, direi di andare oltre, che siamo in super ritardo. Alla fine poi c'è anche una domandina, se riusciamo, vediamo un pochettino. Questo taglio, questa è preso proprio dal sito di Tesla della presentazione, è la 4680. Questo formato particolare, Marco, cosa succede? No, qua si parla in realtà a una corsa a chi prima riesce a produrre questo tipo di celle che Tesla ha presentato. Ci sono tanti player che si stanno adoperando per produrre queste celle, oltre a Panasonic, diciamo, c'è LG, c'è KTL, c'è BAC, insomma sono tanti che si stanno buttando su questo, proprio perché Tesla non vede l'ora di incominciare a utilizzare queste celle, perché saranno praticamente d'obbligo, diciamo, su alcuni veicoli come il Cybertruck o il Tesla Semi, che ricordiamo che è il rimorchio, sì, si dice così. Pertanto chi prima arriva sembra che si potrà accaparrare diciamo una fetta produttiva di Tesla che è molto ambita. Perciò in tanti ci stanno lavorando, vediamo effettivamente chi arriverà prima, e in questo articolo si parla proprio che il nuovo CEO di Panasonic, insomma, ci vuole puntare molto, essendo Panasonic stato il primo partner assoluto di Tesla, e vorrebbe arrivare lui, insomma, a fornire questa tipologia di celle.
non vuole mollare il colpo, esatto. Panasonic ci tiene, perché poi tra l'altro la produzione così massiva di celle a Panasonic a un certo punto della sua vita industriale l'ha aiutata molto, ecco. Quindi Panasonic ha avuto questa fortuna e questa capacità di stare di fianco a Tesla nel momento giusto, quindi è un grande passaporto per il futuro. Benissimo. Sì, una cosa che non abbiamo detto prima è che comunque anche Tesla sulla sua nuova Model S sembra comunque che vengano utilizzate le 18650, perciò le prime celle che sono state utilizzate da Tesla, perché erano le più comuni, dopo sulle Model 3 sono passate le 21650, 750, perciò con una dimensione leggermente superiore, e qui in realtà a me fa riflettere sui processi e le validazioni secondo me del mondo automotive, perché dire fai una macchina nuova, pensavo che Tesla utilizzasse le 2170 come sulle Model 3, invece continua a usare le 18650, probabilmente perché c'è un processo, insomma, di cambiamento, non è semplice, anche se variano pochi millimetri. Cosa ne dite? Cioè... Vero, è vero, la macchina non è cambiata sostanzialmente, mentre il Model 3 si è lavorato un po' con un foglio bianco su un modello nuovo, pare proprio che Model S e Model X invece, mantenendo lo stesso pianale, stessi ingobri e via dicendo, vadano bene con le 18650. Un po' è stato detto tipo squadra che vince non si cambia. Esatto. Batterie veramente che ormai hanno anni e anni, sono applicate. La prima Model S del 2011, adesso non ricordo male. Sì, perché io l'ho ordinata nel 2012. Sì. 10 anni, ragazzi. Va bene. Sì. Formato vincente. Ottimo. Esatto. Io quasi bloccherei gli articoli, vi faccio vedere dove sono stato oggi, che quasi credo che sia in tema, no? Oggi c'è stata una presentazione di Silke V Fav, che è appunto questo produttore Fav cinese, un colosso cinese, assieme a Silke V, che è un'azienda invece americana. Hanno creato questa joint venture per creare nel cuore della Motor Valley, cioè l'Emilia Romagna, delle supercar. Qua vi faccio vedere un esempio, è la prima, diciamo, che uscirà dalle linee produttive proprio reggiane, questa supercar. Questa sarà ibrida, non sarà 100% elettrica, mentre tutte quelle che verranno dopo saranno delle vetture full electric, e sarà proprio made in Reggio. Vedete com'è. È interessante vedere che effort si sta mettendo in campo, perché creare un'azienda da zero, diciamo qui, con bisogno di tantissimi ingegneri, perciò si sta lavorando con università, con diciamo centri di ricerca, e si sta creando proprio un centro di ricerca dedicato a questo settore, batterie, motori, che terranno, diciamo, come produzione al loro interno. Vi posso far vedere giusto un'anteprima esatto della gamma che verrà, diciamo, che uscirà negli anni. Ecco, questa LS9 è proprio la prima, e poi via via, insomma, si andrà a produrre queste supercar. Prestazioni veramente molto, molto interessanti, perché parliamo 0-100, qua parla in 1 secondo e 9. Wow. Ma soprattutto, forse più che lo 0-100 era interessante, vediamo se lo trovo perché l'avevo visto, le prestazioni sono veramente estreme, lo 0-200 in meno di 6 secondi e lo 0-300 in meno di 11. Perciò, diciamo che lo 0-100 ci siamo abituati con Tesla già molto bene, devo dire, perché su quello ci ha abituato veramente bene. Però, esatto, però lo 0-300 in meno di 11 secondi è qualcosa di veramente... Wow. Di veramente speciale. No, la cosa bella è proprio che è qua nel cuore, diciamo, della Motor Valley. A un certo punto ci siamo scritti internamente nella nostra chat, tu eri lì, adesso sei qui, quindi siete proprio nel cuore della Motor Valley, e questo è importante. Ben venga questa voglia anche di costruire elettrico nella nostra Motor Valley e in Italia. Bene. Ottimo. Ragazzi, siamo andati un po' lunghi, 4 minuti in più rispetto al solito. C'è qualche domanda, ma possiamo anche rispondervi su LinkedIn, magari poi testualmente vi risponderemo alle domande che ci avete fatto. Che dite? Chiudiamo qui? Chiudiamo qui. Grazie ancora. Io voglio ricordare, come sempre, che
Tutte le puntate le trovate, come appare qua sotto in sovraimpressione, sul sito flashbattery.tech, sono anche sottotitolate in inglese, quindi potete anche farle vedere ai vostri amici. Marco, Alan, grazie di tutto ancora, ci vediamo lunedì prossimo alle 18, lancio la sigla di chiusura. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao.